Dopo la scorsa recensione della Rainbow High Divas che mi è stata regalata dai ragazzi del mio gruppo Telegram, oggi voglio recensire con voi la Barbie Extra numero 17. Anche in questo caso è un regalo, ma questa volta il regalo arriva da Fabio, che ringrazio già tantissimo. Ma in più, in questo video, visto che mi è stato chiesto in qualche commento sotto agli scorsi video, voglio recensire con voi anche la Barbie Extra numero 10. L'avevo acquistata, l'avevo deboxata, l'avevo messa in vetrina, ma non l'avevo mai recensita. Quindi guardiamole entrambe oggi in questo video. Ed eccoci qua, come vedete, con le due Barbie. La 10 è appunto già fuori dal box perché l'avevo deboxata per i cavoli miei e invece la numero 17 è ancora in box. E direi di cominciare subito a vedere la sua scatola, che è la stessa identica scatola delle vecchie Barbie Extra, la scatola che utilizzava Mattel prima di semplificarla un pochino. Al centro ovviamente c'è l'enorme vetrina che ce la lascia vedere completamente tutta dalla testa ai piedi. In quest'angolo invece troviamo il suo numero, il numero 17. Qui invece c'è applicato questo simbolo, un cristallo a forma di cuore con all'interno tutte queste stelline olografiche. Qui al centro il logo Barbie Extra sempre olografico. E invece da questa parte troviamo l'artwork della bambola, che però come quasi sempre in questa linea preferisco la bambola confronto all'artwork. Su un lato della scatola troviamo un cagnolino, la scritta Barbie Extra e di nuovo il cuoricino a forma di cristallo. Sull'altro lato invece un altro pezzo del suo artwork con sopra ovviamente il logo Barbie Extra. E anche il retro è completamente identico alle vecchie scatole. Infatti qui al centro troviamo l'artwork completo del personaggio della bambola scelta, sotto ovviamente il logo Barbie Extra. Intorno ci fanno vedere tutti gli accessori che arrivano con lei, anche il suo cagnolino, braccialetti, collane, scarpe, tutto quello che troviamo nella confezione. Qui ci dicono che include 15 accessori, invece qui sotto che all'interno c'è un animaletto. E invece in questa striscia troviamo tutte le immagini delle altre bambole uscite poco prima o poco dopo di lei, più o meno assieme a lei. Qui in basso invece le solite informazioni che non ci interessano, quindi passiamo subito all'unboxing. Prima di passare però alla numero 17 che mi ha regalato Fabio, direi di iniziare con la numero 10, che è stata dimenticata per fin troppo tempo, anche perché ragazzi la trovo davvero molto bella, molto sottovalutata, e il fatto che sia rimasta così tanto tempo sugli scaffali, soprattutto in sconto, mi dispiace davvero molto. Il suo viso a me piace un sacco, anche se effettivamente ha un sorriso davvero esagerato, però i suoi occhi sono castani, di questo castano molto chiaro, quasi color miele. Sugli occhi non indossa praticamente alcun trucco, ha solamente una linea marroncina più scura come per definire la palpebra. Ovviamente ci sono un sacco di ciglia ma nient'altro. Le sue sopracciglia sono molto belle perché sono molto definite, soprattutto nella parte finale, ma nella parte centrale sono leggermente sfumate con un paio di peletti più chiari disegnati. Sulle guance indossa un po' di blush, ma soprattutto, come dicevamo prima, ha questa bocca gigantesca con sulle labbra un rossetto nude molto chiaro, più chiaro della sua carnagione, perché infatti lei, come vedete, ha una carnagione abbastanza dark. Non è una Barbie scurissima, ma comunque è una carnagione che a me piace parecchio. I suoi capelli sono completamente rosa e composti solamente da treccine. Lei avrebbe i capelli sciolti, ma in questo caso, come vedete, l'acconciatura gliel'ho fatta io. Davanti le ho lasciato giusto 2 treccine sciolte che le cadono lungo il viso, invece guardandola lateralmente vedete che le ho raccolto praticamente tutta la parte davanti. Le ho fatto un semiraccolto chiudendolo in questo elastichino qui sulla sua testa. E per il resto i suoi capelli e le sue treccine sono completamente sciolte e davvero lunghissime perché le arrivano fino alle ginocchia. Ho già fatto quello che vi consiglio sempre, quindi di andare a sigillare la fine delle treccine con un goccino di smalto. Questo è il risultato, praticamente invisibile, però fa in modo che le treccine non si sciolgano. E sono delle treccine davvero molto morbide, molto sottili, ancora più sottili in confronto a quelle di MGA e forse con una texture sotto le dita ancora più naturale. Mi piacciono davvero tanto e sono davvero tantissime. Visto che l'ho già deboxata vi faccio già vedere anche le cose che arrivano con lei. La prima cosa sono questi semplicissimi occhiali neri che le ho messo qui in testa perché li preferisco a confronto a farglieli indossare. Sulle orecchie invece indossa questi orecchini che abbiamo già visto e rivisto su un sacco di altre bambole, a cerchio dorati come se fossero 2 catenine metalliche arricciate assieme, e invece al collo, come tutte queste Barbie Extra, indossa un sacco di collane. Infatti troviamo una prima collana fatta a forma di catena metallizzata, una seconda collana che dovrebbe ricordare gli orecchini ma è quasi gialla,
una terza collana sempre metallizzata, carina, con stampate sopra delle gemme, e un'ultima collana che poi non è propriamente una collana perché è un fischietto, sempre di plastica dorata ma di un oro ancora diverso confronto a tutte le altre collane. Il suo outfit è composto da vari pezzi, ma il primo che notiamo è sicuramente questa giacca di finto jeans, con qui davanti su entrambi i lati queste vere tasche, sono delle vere tasche dove possiamo infilarci quello che vogliamo. Qui troviamo anche una fila di finti bottoni applicati argentati, anche il colletto è realizzato veramente molto bene, ovviamente le maniche sono lunghe con anche un risvoltino sul polso e come vedete la stoffa è completamente verde ma con tutti questi fiori stampati sopra fucsia e lilla. In scatola non sembrava carina quanto lo è invece appena deboxata. Sotto la giacca vediamo che indossa una magliettina abbastanza corta che lascia scoperta un po' la pancia, dello stesso tessuto dei pantaloni, che però vedremo tra un momento. È arancione, anche in questo caso con un sacco di fiori verdi, viola e bianchi, molto morbida, con la manica corta, niente di speciale, però che si abbina secondo me molto bene con la giacchetta. Come vi dicevo, i pantaloni sono dello stesso identico tessuto, leggermente elasticizzato, e continuano così fino in fondo, dove però troviamo sulle caviglie questa specie di polsino, non saprei come chiamarlo, che possiamo notare anche in cintura, leggermente elasticizzati, non si rimuovono tramite del velcro ma solamente sfilandoli. Sul suo braccio sinistro possiamo anche vedere che indossa un orologio lilla, molto semplice. Sulla sua mano destra invece vediamo già che arriva con questa borsettina sempre lilla con stampati dei fiori su un lato e semplicissima invece sull'altro lato. E poi ci sono le sue scarpe che sono semplicemente fucsia, non hanno alcun dettaglio colorato, hanno il tacco alto come quasi tutte le bambole di questa linea e arrivano fino alla caviglia. Mi piacciono molto anche nella loro semplicità. Anche con lei arriva ovviamente un animaletto, nel suo caso è questo topolino molto carino, anche se come sempre molto inutile, a cui possiamo rimuovere gli occhiali e vediamo che sotto ha questi occhiettini chiusi. Sul retro c'è anche la codina che è fatta di gomma morbida a confronto a tutto il resto che è più rigido, e questo topolino usciva dalla scatola con una specie di console per la musica con delle casse tutta viola. Peccato che non riesco a trovarla, devo averla persa da qualche parte, quindi vi lascio qui un'immagine per farvela vedere. Ma passiamo adesso alla numero 17, che è la vera star di questo video e che ragazzi è bellissima, Dio se la amo questa bambola. Ho già visto che ha un piccolo difetto ma ormai è una cosa normale nelle Barbie Extra, purtroppo. Ma avviciniamoci, perché il suo difetto sta proprio nel suo viso, che trovo essere bellissimo, la stampa mi piace, peccato che sia pixelata. E il difetto di questa bambola è proprio la pixelatura del viso. Ormai però ci stiamo quasi facendo l'abitudine, anche se non dovrebbe esserci. In ogni caso i suoi occhi sono azzurri e anche nel suo caso non abbiamo quasi praticamente dell'ombretto, abbiamo solamente una linea leggera sopra l'occhio un pochino più scura e una linea rossa invece nella parte inferiore dell'occhio. Le sue sopracciglia dovrebbero essere composte da un sacco di pelettini disegnati che però si notano davvero poco perché si perdono con questa stampa pixelata. Sulle guance c'è un pochino di blush e le sue labbra sono carnosissime perché sono davvero molto carnose, aperte in un leggerissimo sorriso con del rossetto rosa. In testa vediamo subito che indossa questo fiocchettino che è un cerchietto di plastica rigida fatto a forma di fiocco rosa, come se avesse un foulard annodato tra i capelli. I suoi capelli hanno questo colore meraviglioso, è quasi un color melanzana, un color vinaccia, non saprei come descriverlo, è davvero molto bello, mi piace da morire. E se li guardiamo dal retro vediamo che sono divisi in due ciocche che poi diventano due treccine. Due trecce lunghissime perché arrivano praticamente quasi fino a terra. Infatti se vedete arrivano praticamente ai suoi piedi. Una cosa che mi piace molto è che questi capelli sono una fibra molto buona, la fibra che vorrei che utilizzasse sempre Mattel in tutte le bambole, e infatti sono morbidissimi. Anche le trecce, come vedete, che andrò a rifarle perché sono leggermente rovinate, ma anche le trecce sono davvero morbidissime e si capisce proprio da qui che la fibra è buona. È lucida, è bella, è morbida, questa è la fibra che vorrei vedere in tutte le Barbie di Mattel. Anche lei ovviamente come tutte le extra indossa degli orecchini, nel suo caso sono argento metallizzati, con questa forma a cerchio e dei cristalli stampati qua e là. Invece le sue collane sono un po' un casino perché ne ha tante, ne ha tipo 3, 4, quante sono? 3. 2 sono argentate e una oro. Questa qui dorata è semplicissima con una medaglietta qui in fondo. Sotto invece ne troviamo un'altra tutta argentata, sempre con questa specie di texture a cristalli. E poi l'ultima è questa qui argentata che è praticamente lo stesso stampo che abbiamo visto prima sulla extra numero 10, ma in questo caso è argentata. Ma passando anche con lei a guardare il suo outfit, la prima cosa anche in questo caso è sicuramente la giacca, che non è una giacca perché è una pelliccia.
ed è una pelliccia completamente blu, super pelosa, super morbida, con tutta questa maculatura nera. Anche guardandola da vicino si vede davvero che è morbidissima. Sul retro è comunque molto semplice, non ha cose stampate, non ha niente di particolare, ma la cosa che mi fa molto piacere è che se la guardiamo internamente è stata foderata con questa specie di raso sempre dello stesso colore in tinta con il colore del pelo. Io amo questa pelliccia, è bellissima e le sta benissimo. Sotto la pelliccia anche lei indossa una cosa molto semplice, anzi molto più semplice confronto all'Extra numero 10, e infatti vediamo questa canotta semplicemente rosa senza nulla stampato, che anche nel suo caso lascia un po' la pancia scoperta. La cosa però che mi ha fatto innamorare di lei sono sicuramente i suoi pantaloni, che sono completamente blu con la maculatura nera proprio come la pelliccia, ma ovviamente non sono di pelo ma di un tessuto normalissimo, e con tutta questa linea laterale creata con questo nastrino rosa. In più, come vedete, la forma è molto larga, sono dei pantaloni, in teoria si chiamano pantaloni a palazzo, e scendono fino a coprire metà del suo piede. Mi piacciono da morire, le stanno benissimo, io amo questi pantaloni su questa Barbie. Sul suo braccio sinistro indossa un braccialetto completamente argento metallizzato, che però credo dovrebbero rappresentare più braccialetti messi assieme, ma alla fine è semplicemente un unico bracciale. Anche le sue scarpe sono già viste e riviste, completamente rosa, con il tacco altissimo. Dietro sul tacco ci sono queste mezze perline stampate che ritroviamo anche nella parte davanti, dove vediamo che sono anche aperte e lasciano vedere le dita dei piedi. Mi piacciono molto e trovo che con questo look, per quanto siano semplici, siano davvero perfette. Nella scatola con lei arrivano questi occhiali completamente neri con le lenti tonde con sopra scritto So Extra, poi magari vedremo come le stanno addosso. Poi troviamo questa borsa fatta a forma di torta con 3 strati colorati, il primo arancione, il secondo verde e il terzo giallo, e la base tutta rosa con anche qui sul bordo scritto Barbie Extra, e ovviamente c'è anche la maniglia fatta a finta catena argentata. Poi c'è questo bibitone con la maniglietta per farglielo tenere in mano, semplicemente bianco, ricorda un pochino Starbucks per i colori, e qui davanti abbiamo i pois su questo verde acqua. L'ultima cosa, come sempre, c'è anche il suo animaletto, che è questo cagnolino bianco maculato marrone con gli occhietti chiusi, con cui arriva anche questo collarino fucsia metallizzato che possiamo fargli indossare semplicemente spingendolo sul suo collo. Eccolo qua con il collarino, niente di speciale. E quindi queste erano la Barbie Extra numero 10 e numero 17 con tutto quello che arriva assieme a loro. Devo dirvi ragazzi che probabilmente la numero 17 è a tutti gli effetti una delle mie Barbie Extra preferite in assoluto, assieme a quella con tutto il completo in jeans che vi ho recensito poco tempo fa. Sono sicuramente più semplici confronto alle prime Barbie Extra che sono state rilasciate, ma forse proprio per questa loro semplicità le trovo davvero bellissime. Sono un po' meno extra, un po' più Barbie particolari, e questo è wow! Vi lascio ovviamente per entrambe il link Amazon qui sotto in descrizione se volete acquistarle. Come sempre, se acquistate dai miei link mi aiutate a sostenere il canale. Io ve le consiglio assolutamente entrambe, anche perché se non sbaglio la numero 10 è super scontata e una volta deboxata è davvero molto più bella di quello che sembra in box. La numero 17 ragazzi ve l'ho già detto, wow! Assolutamente, non è un triplo wow perché purtroppo la stampa pixelata non mi fa dire triplo wow, ma per il resto è veramente wow. Mi dispiace non aver trovato lo stereo della numero 10, ve l'avrei mostrato volentieri, ma purtroppo davvero non lo trovo più. E vorrei anche farvi una piccola richiesta. Quando acquistate qualche bambola, taggatemi su Instagram, che sono molto curioso. Pubblicate una storia e mi taggate, semplicemente con il profilo Toys Expression. Quindi aspetto tutti i vostri tag con le bambole che acquistate. D'ora in poi fatelo sempre. Detto questo, aspetto di sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ditemi tra loro due quale preferite, se la numero 10 o la 17. Io tanto ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ovviamente seguitemi anche su tutti i social. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.